Ma ciao bambini, benvenuti! Oggi vi racconto una bellissima storia di due amiche, Alexa e Barbie. Sì, Alexa come la nostra Alexa dei comandi vocali. Questa storia narra che queste due fanciulle, queste due ragazze molto amiche, abitano in una campagna dove raccolgono dei fiori e fanno delle pozioni speciali, curative, benefiche, di tutte le cose possibili e immaginabili con i fiori. E un giorno stavano percorrendo, facendo una passeggiata, ecco, nel bosco e a un certo punto arrivano in un ruscello dove Barbie si accorge che nell'acqua ci sono due pietre molto particolari a forma di cuore. Allora, per avere questo, diciamo, per siglare questo loro rapporto di amicizia profonda, fanno due collane. A un certo punto si scatena un forte temporale, fortissimo temporale, come un po' nei nostri giorni ultimamente, che l'Italia è un po' divisa tra caldo e freddo. Ma non si perdono d'animo queste due grandi amiche. Dopo che è passato questa tempesta, si rimboccano le maniche e mettono tutto a posto, come dovete fare voi, obbedire e mettere le cose a posto. Mettono tutto a posto e dopo diversi giorni Alexa incontra nel suo cammino una vecchina, una venditrice ambulante, quelle persone che vendono degli oggetti particolari, delle cose un po' a volte anche antiche, no? Però che sono comunque belle. E ad Alexa piace uno specchio molto particolare, ricamato, particolarissimo, con delle roselline. Lo porta a casa dopo questa passeggiata e mentre loro tra una canzone e l'altra fanno le faccende, preparano le pozioni particolari, sentono che arriva una voce, ma tra loro due dice: scusa, ma mi hai chiamato? E l'altra dice: no, io non ho proprio parlato. E di nuovo sentono questa voce. Allora seguono la voce e all'improvviso appare da questo specchio una ragazza che è intrappolata. Si sa che a volte magari quando si sta sovrappensiero, sai, l'inconscio, il nostro io che c'è dentro, no? Ci fa sentire cose che magari nessuno dice. E quindi lì per lì chiaramente si spaventano, giustamente, no? Dice, oddio, c'è una persona che mi parla, cioè una cosa un po' particolare. Poi invece scoprono la verità di questa ragazza, come mai, cioè, come mai tu sei finita lì dentro, cioè che ci fai là dentro? E racconta questa storia che c'è un castello, c'era in realtà un castello di diamanti, però per nasconderlo ad una persona cattiva, quindi mi raccomando bambini, attenti a chi dare fiducia, mi raccomando, state sempre attenti, sempre.
e hanno dovuto, questa persona aveva preso le altre sue amiche con gli unicorni, li aveva trasformati in statue perché questa persona un po' voleva ereditare questo castello, essere la proprietaria, tutto mio, tutto mio. Così lei è riuscita a scappare, ma il flauto che lei suonava e il drago cattivo l'aveva rotto col piede perché giustamente il drago è bello pesante, quindi ha fatto crack e ha rotto il flauto di questa fanciulla. E così per nascondersi lei si è intrufolata in questo specchio facendo una magia. Nel frattempo, due pezzi di questo castello sono andati in frantumi e così da questa magia hanno fatto scomparire il castello, ma il castello appariva solo se una fortissimissimissima amicizia, proprio quella più vera, più bella, duratura, che nonostante tante cose va sempre avanti. E avevano bisogno proprio di questo forte legame per far sì che il castello apparisse, che tutto quello che c'era prima venisse fuori. E quindi la ragazza ha fatto sì che Barbie e Alexa intraprendessero questo cammino un po' tortuoso, un po' bello, un po' no, insomma, le classiche sfide, no? Quelle che comunque facciamo anche noi, magari fare un qualcosa che per noi è difficile, però poi con l'impegno, la giusta tenacia, il giusto coraggio lo affrontiamo. E così anche per Alexa e Barbie. Grazie all'amica dello specchio vanno ad affrontare anche questa perfida, che attraverso, chiaramente devono stare sempre attente al drago, alla perfida qui che col flautello le potrebbe far diventare statue, quindi devono stare molto molto attente. Allora, per i pipì, per i pipà, tra un'avventura e l'altra riescono ad arrivare a questo posto così macabro, così, e far sì che chiaramente la loro amicizia viene messa in dubbio, no? Da tante cose, perché alla fine dicono anche quello che dicono gli altri, a volte la gente purtroppo è così, no? Magari ti dice no, ma quella persona così, così, però dobbiamo essere noi a dire, a non sentire queste cose, a fidarci della persona con cui conosciamo, con cui pensiamo davvero che sia una bravissima persona, un'amica speciale, no? Un'amica proprio di quelle forti che per tutta la vita. Non sempre succederà, purtroppo, ragazzi miei, ma ahimè non bisogna mai seguire quello che dicono gli altri, sempre quello che sentiamo noi. Mm, 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 mm. Allora, messo in dubbio anche attraverso gli altri questa amicizia, ma il loro canto era molto più forte, quindi la loro amicizia era molto più forte di quello che dicevano, pensavano gli altri. E così, grazie a questa fanciulla dello specchio, questa fata, una specie di fata, a Barbie e Alexa riescono, anche grazie alla loro amicizia e al loro canto così speciale, così vero, così sentito, così forte, riescono a sconfiggere questa perfida, a farla proprio allontanare via da tutto ciò che aveva creato per avere tutto per sé e chiaramente anche a liberare tutte quelle persone che aveva trasformato in statue, i popolani, cioè le persone, no, del paese, le persone importanti, e fatto sì che una volta diciamo, le persone
sono tornate come erano prima, all'improvviso, mattoncino dopo mattoncino, anzi, diamante dopo diamantino, inizia a venire fuori questo castello. Tutti quanti dicono: ecco dove era finito questo castello, ecco chiaramente il messaggio che arriva anche agli altri e che deve arrivare anche a noi tramite questo racconto, che è le amicizie, quelle vere, proprio quelle sentite, possono fare lunghi, tanti viaggi, tante cose, si possono anche perdere durante la vita, no? Però sono un'amicizia talmente forte che, come si suol dire, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Ciao bambini, ciao, alla prossima, ciao.